Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoterico ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di gennaio 2026. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. Prima di iniziare, ovviamente vi dico che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, poi nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E infine, in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che andrò ad utilizzare con le video recensioni e poi anche i link per acquistarli, se vi dovessero piacere. E adesso partiamo con la lettura facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e quindi poi l'energia successiva. Troviamo la carta, della ruota della fortuna, molto particolare perché può avervi portato un mese di dicembre abbastanza movimentato o turbolento, dipende da varie cose perché magari ci si trova in momenti, molto fortunati, in altri momenti meno, oppure saltano fuori delle situazioni, delle circostanze e opportunità da cogliere al volo, oppure fasi di incertezza, anche emozioni contrastanti. Dipende sempre e spesso, da situazioni esterne, ma anche dalla nostra stessa volontà. E adesso andiamo a vedere come questa energia si sviluppa nel mese di gennaio 2026. Quindi andiamo a vedere proprio come inizia quest'anno. Vediamo qual è il vostro arcano. Troviamo l'arcano del Papa, molto particolare perché, ci parla di un mese dove alcune questioni saranno molto, molto importanti a livello relazionale, di apertura, di socializzazione, di condivisione, anche di, mediazione, possibile collaborazione, cose che secondo me il massimo suggerimento del Papa ci invita a, utilizzare le nostre migliori capacità, competenze, però quelle che già abbiamo sviluppato, le cose che già sappiamo che possono funzionare e quindi ci consiglia di, seguire la tradizione, le cose consolidate, le cose certe, quindi di non andare ad azzardare, cose nuove, cose che non sappiamo effettivamente se possono funzionare, o meno. Quindi di seguire la tradizione e di seguire anche magari degli ottimi consigli. Magari addirittura voi potreste essere utili a qualcuno, e anche per, non solo sostenere, per aiutare in quelle situazioni un po' più complesse. Adesso andiamo a vedere le vostre energie nel corso del mese, quindi più o meno vado a dividere in 3 parti per darvi giusto un'indicazione sui tempi. Troviamo, nei primi 10 giorni il 3 di bastoni, ovvero che è una carta di osservazione, di valutazione e di attesa, di paziente attesa. Probabilmente abbiamo bisogno di osservare prima di agire, prima di intervenire o anche dire qualcosa. Perché diciamo all'orizzonte, probabilmente ci sono quelle opportunità, ci sono quelle circostanze che, al momento non ancora è il caso, di iniziare qualcosa. Come vedete, si riprende l'energia principale di attesa e di non aver fretta, meglio aspettare perché, con il 5 di coppe potremmo, o perdere delle occasioni importanti oppure, magari essere
sfiduciati. Sì, è vero, purtroppo è una carta, di perdita e di delusione, soprattutto dal punto di vista interiore, emotivo, forse anche relazionale. Ricordo che anche questo è un numero 5 e che quindi abbiamo bisogno proprio del Papa per noi stessi come atteggiamento, per cercare di far fronte a certe situazioni che magari ci vanno a destabilizzare. Poi magari andremo a vedere nei vari ambiti come si riflette maggiormente questa energia. Di sicuro andiamo a concludere con un'energia totalmente diversa. Qui abbiamo il fuoco, però è un fuoco totalmente diverso anche da quello iniziale, maggior forza, maggior coraggio, determinazione, possibilità di agire e di riuscire ad ottenere dei risultati. Ci consiglia anche questa di non essere impaziente, ma di aspettare, queste nuove circostanze in arrivo per poi sviluppare le nostre, azioni. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Allora, ambito amore, coppia single principalmente. Ricordo che alcune cose possono riferirsi anche alle, situazioni più importanti, rapporti, di amicizia, famiglia, quindi ascoltate bene cosa vogliono dirvi e magari, possono essere motivo di riflessione nelle varie circostanze. Diciamo coppia e relazione più importanti troviamo il 6 di bastoni, l'8 sempre di bastoni, quindi tanta energia di fuoco e poi concludiamo con il 6 della terra. Ecco, cosa ci vogliono dire? Che per la maggior parte del mese c'è un'energia abbastanza positiva e quindi, alcune cose si possono sfruttare a proprio, vantaggio, sia per migliorare il rapporto o cogliere degli indizi, delle opportunità. Indizi mi riferisco anche a livello comportamentale, proprio per riuscire a, gestire al meglio la comunicazione, le varie informazioni. E a proposito di informazioni e novità, è vero, possono arrivare delle novità interessanti che magari vi porteranno ad esempio ad un progetto ben preciso, a realizzare qualcosa. Magari avete già un desiderio, un'idea, in comune che volete realizzare, allora ci si potrà mettere finalmente nella modalità giusta. Magari è proprio il 6 di denari che fa capire, confronto, unione, dedizione, generosità, equilibrio tra il dare e l'avere. Questo è importantissimo, perché se c'è disequilibrio il, rapporto non funziona proprio benissimo, quindi fate attenzione a dare tanta, tanta energia, amore e cura, però far sì che ci sia anche dall'altra parte. Per quanto riguarda i single, troviamo la carta del carro. Wow, questa porta una nuova conquista, oppure anche un viaggio che in qualche modo può essere stimolante e interessante, sia per voi stessi, per questioni strettamente personali, oppure portarvi una nuova conoscenza. Dipende, perché se questa nuova conoscenza ovviamente è, lontana, distante da voi, non solo fisicamente, però magari ci sono altri aspetti da considerare che possono essere difficili, come vedete anche qui troviamo il 3 di bastoni. Quindi vuol dire che questa si, riflette particolarmente per, i single o alcune relazioni tipo di amicizia dove ci possono essere delle difficoltà. Quindi cosa può voler dire questo 10 di bastoni? Come vi dicevo, se c'è questa conoscenza, che farete e che, magari, è distante, è lontana per quale motivazione, sia fisicamente sia perché magari è impegnata o ci sono delle difficoltà, e le difficoltà possono essere di varia natura, questo lo capirete voi, sarà veramente difficile
sia la frequentazione stessa, sia l'inizio vero e proprio di una storia. Il 3 di bastoni fa capire che in qualche modo qualche possibilità c'è, però bisogna o aspettare o osservare, avere pazienza, vedere la possibile evoluzione di un qualcosa. Quindi sì, effettivamente nascita, sviluppo, nuove situazioni, però che possono al momento, bloccarsi o proprio aspettare ulteriormente dei sviluppi successivi. Vediamo adesso le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze. Troviamo la carta della ruota. Poi, e qui troviamo l'8 di bastoni, quindi queste indicano proprio delle cose che, si alternano, quindi sia cose positive sia cose negative, che però in qualche modo, alcune possono essere veramente interessanti e stimolanti per nuove proposte, collaborazione, per, migliorare alcuni aspetti del lavoro o della ricerca, anche riguardo le finanze. Quindi le cose che salteranno fuori devono essere valutate. Magari è proprio qui che l'energia del Papa fa riferimento a un professionista, qualcuno di vostra conoscenza che ha già una certa esperienza in alcune cose e che quindi vi può aiutare. Se state pensando a un investimento, se state pensando di, aggiungere, fare qualcosa nel vostro lavoro, oppure di fare importanti cambiamenti, ecco, questo può essere vero, il momento giusto di aspettare un'occasione che arriverà e quindi poi, procedere, con questo bellissimo 3. 3 di denari. 3 di denari è proprio la possibilità di far le cose, come si deve o anche di essere sostenuti, di andare ad esplorare, a fare alcune cose che, ovviamente trovano proprio realizzazione, quindi molto, molto bella come energia. Mentre per, chi è alla ricerca, secondo me anche chi vuole fare grandi, grandi cambiamenti, si deve fare attenzione. Possono saltare tante, tante, idee e opportunità, alcune devono essere scartate immediatamente e, riuscirete subito a capirlo, perché con il 5 di denari è insoddisfazione, è bisogno e necessità di fare dei cambiamenti. Magari chi conosce il significato è purtroppo legata alle spese eccessive, alla povertà non in senso stretto, ma perché magari non ci sono, grandi situazioni, slanci, quindi è un'energia purtroppo un po', bassina. Ci può stare con l'inizio dell'anno, ci sono ancora le feste, ci sono ancora delle situazioni dubbiose e invece aspettatevi proprio un qualcosa di totalmente diverso perché, l'8 di denari e abbiamo anche il fante di denari indica l'inizio di, un lavoro o possibilità di fare già qualcosa per conto vostro e quindi avere dei soldini a disposizione, un guadagno o addirittura poi una proposta, un qualcosa che può essere molto più interessante e allettante per voi. Quindi occhio a questo fante che vi porterà, come dicevo, sia una proposta, sia un guadagno, sia un risultato, un'informazione, anche nuove possibilità poi da realizzare e concretizzare. Infine andiamo a vedere i segni zodiacali da attenzionare particolarmente nel vostro mese di gennaio. Troviamo l'Acquario, poi Saturno che, ovviamente si riferisce sempre all'Acquario e al Capricorno, e poi la Luna che si riferisce al Cancro. Ovviamente è un oracolo astrologico che ci dà ulteriori indicazioni di fare attenzione
Alcune persone, alcune relazioni possono essere un po' difficili, soprattutto nel gestire, atteggiamenti e comunicazioni, contrastanti, quindi magari ci si dovrà adattare, essere comunque sensibili, utilizzare l'istinto e anche l'intuito. Ci sono degli atteggiamenti nascosti e un po' strani che devono essere verificati. E quindi vi può aiutare appunto il vostro intuito. Soprattutto, c'è un'indicazione particolare che forse una o più persone possono essere utili per darvi una spinta, verso i vostri obiettivi, verso le vostre ambizioni e invece, come vi dicevo, occhio a quelle persone che vi mettono in condizioni di timore, di paura, di incertezza e di limitazione. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e lunare motivazionale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di gennaio. Ciao!